Bentornati a EU-Factor Next, il nostro appuntamento settimanale con le politiche europee. Come promesso vi portiamo in gita con noi, andiamo in Val Venosta, poi in Austria, poi torniamo indietro, ma abbiamo tante cose da raccontarvi. Riassunto delle puntate precedenti: CLLD, Community Led Local Development, piccoli progetti dal basso per finanziamenti minimi dal punto di vista delle finanze europee, 50 o 200 mila euro di massimale, fatti consultando il territorio, capendo le esigenze delle persone e ottenendo un grande effetto in comunità che tutte sommate assieme fanno 150.000 abitanti, un pezzettino piccolo di Europa, ma d'altronde le politiche di coesione sono queste: aiutare territori rimasti un po' indietro oppure più marginali dal punto di vista geografico, le cosiddette aree interne, a stare al passo con gli altri. Cominciamo con una carrellata di progetti finanziati tramite CLLD in Val Venosta. Ci sono i marmi di Lasa, ma anche i progetti ad esempio destinati alla popolazione anziana. Sì, sono Tröger Verena, sono la sindaca del comune di Lasa, Val Venosta. Lasa è un paese con 4.100 abitanti e abbiamo una cava molto importante a Lasa, la cava di Marmo. Noi abbiamo avuto 3 progetti, uno medio e 2 progetti piccoli per il potenziamento storico, culturale e turistico. Il marmo è il nostro oro bianco. Dei primi rilevamenti possiamo parlare già di Ötzi, passiamo alle Menhir, passiamo alla via Claudia Augusta ai Romani e poi c'è sempre stato questo fascino della pietra bianca e ha attirato anche gli artisti. Tutti possono usufruire di questo parco, guardare le opere che sono state realizzate negli ultimi simposi del marmo e poi il panorama che abbiamo qui a Lasa. Il progetto Raggio di Sole è un progetto a bassa soglia, che vuol dire che è molto vicino alle persone, molto vicino alla comunità. Ha l'obiettivo di mettere insieme 2 cose: dare lavoro alle persone che abitano nella zona e dare un sostegno alle persone anziane che hanno bisogno di assistenza semplice, cioè andare a fare le compere, andare in biblioteca, andare dal parrucchiere. Però è l'obiettivo anche che vogliamo raggiungere le persone che abitano in zona dove hanno bisogno magari di avere un reddito e possono farlo, cioè possono fare la loro attività proprio nel loro posto, quindi non devono spostarsi e non devono usare mezzi e quindi si mette insieme queste 2 cose. Progetti sociali dunque, progetti turistici, culturali, anche di formazione, però ci sono anche progetti legati ai trasporti, alla mobilità dolce, magari per uniformare gli orari. Tanti mezzi pubblici superano il confine italo-svizzero, quello italo-austriaco, quello austriaco-svizzero, magari anche la stessa linea. Ma in ballo ci sono anche i progetti di tutela dell'ambiente, ad esempio l'installazione di piccoli campi fotovoltaici in aree pubbliche, oppure quello bellissimo cui abbiamo assistito con i nostri occhi in Austria, ma che di fatto riguarda tutti e 3 i paesi, anche la Svizzera che dell'Europa non fa parte. Sì, perché ci sono dei cittadini europei, per così dire, che si muovevano liberamente oltre il confine già prima di Schengen, ad esempio gli stambecchi. Die Arbeitsgruppe Natura Retica ist ein Zusammenschluss von... Ci troviamo a St. Leonard in Pizzal e qui si compie una parte importante della linea di investimento Natura Retica. Stiamo realizzando progetti transfrontalieri per la tutela della fauna selvatica e del territorio che riguardano orsi, lupi e ovviamente gli stambecchi. Ci occupiamo pure dei loro ecosistemi, delle foreste, dei prati secchi. Abbiamo ottenuto finanziamenti anche sugli insetti, ad esempio per la biodiversità delle farfalle. Questo è uno dei 14 centri di tutela naturale presenti nella terra retica, un luogo di eccellenza anche architettonica pensato per esistere in armonia col territorio e per accogliere e sensibilizzare i visitatori. Spezielle naturschutzfachlich wichtige Projekte.
Nella regione compresa tra Austria e Sudtirolo ci sono circa 800 stambecchi allo stato selvatico, qui ne conserviamo alcuni a scopo di ricerca. Ma qui ci sono tanti altri animali sotto tutela, quali il camoscio, il cervo e anche l'avvoltoio barbuto, oltre ovviamente le marmotte. Facciamo il tracciamento degli stambecchi con GPS, teniamo monitorati gli spostamenti tra Italia, Austria e Svizzera. La popolazione è aumentata grazie a questo lavoro congiunto tra 5 parchi naturali, tra cui il Gran Paradiso in Italia. Ma è importante anche quello che facciamo a contatto col pubblico, coinvolgendo i bambini, sensibilizzandoli sull'importanza della conservazione delle specie. Io stessa sono cresciuta nelle montagne e non vorrei vivere da nessun'altra parte. I distretti di Landeck e Inste in Austria, in Engadina in Svizzera e nella Val Venosta in Italia collaborano da tempo a questi progetti. Le idee vengono direttamente dalla popolazione e noi lavoriamo su queste idee fino alla formulazione del progetto finale. I progetti riguardano natura, cultura, turismo sociale e trasporti, ciascuno col suo gruppo di lavoro. I progetti finali vengono poi presentati nel Consiglio Interreg, dove vengono valutati, approvati e finanziati. Per i progetti medi facciamo il punto una volta l'anno in apposite riunioni. Lavorare assieme per unire, per uniformare, è un compito molto difficile anche quando si tratta di stambecchi, di lupi, di orsi attraverso i confini e soprattutto quando si parla di un intento comune, di uno sforzo comune per tutelare l'ambiente. A tal proposito avrà un impatto sull'utilizzo di plastiche, di rifiuti elettronici, la loro minore produzione, un grande lavoro di uniformazione che è stato ufficializzato dall'Unione Europea. Hello. My name is Boris Abramovich. Ciao da Boris Abramovich per EUFactor Next. Oggi parliamo di qualcosa che usiamo tutti i giorni ma di cui ci accorgiamo appena, il semplice, umile cavetto USB. Fino a poco tempo fa le cose erano molto complicate, ogni telefonino aveva un caricabatterie diverso e persino quelli dello stesso produttore cambiavano presa di generazione in generazione. I cavetti si sono accumulati nel corso degli anni creando un orribile groviglio di cavi che non solo occupano spazio ma un giorno diventano rifiuti elettronici. Nel 2022 il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di porre fine a questo caos. In base alla nuova direttiva, gli apparecchi elettronici di consumo come smartphone, tablet, macchine fotografiche e cuffie dovranno usare lo stesso ingresso USB. Tutti gli Stati membri hanno votato a favore, dunque dal 2024 in avanti un cavetto li domina tutti, l'USB-C. The new law is supposed to make life of consumers easier. La direttiva punta sia a renderci la vita più facile che a ridurre i rifiuti elettronici. Tutto bene, no? Eh no, c'è un problema. Ogni telefonino che ho avuto negli ultimi 7 anni, ma anche le mie cuffie, usano USB-C. Tutto ciò rende la nuova legge già obsoleta. I prodotti usano già oggi versioni diverse di caricatore rapido, il che significa che sì, tecnicamente puoi usare il tuo vecchio cavo USB-C per caricare il telefono, ma risulterà terribilmente lento. E quindi ti tocca comunque cambiare cavetto, anche se all'apparenza sarà uguale a quello vecchio. In definitiva, sarebbe stata un'ottima legge se fatta in tempi o in un modo diverso. Oggi invece il problema sembra destinato a rimanere. Restate carichi allora, dato che se ne parla. Vi aspettiamo, EUFactor termina qui.